Buongiorno ragazzi, altra giornata splendida, meravigliosa in quel di Lockenberg. Abbandoniamo questa ridente località. Oggi tappa lunghina. Abbiamo 28 km da fare più o meno, su terreni a quanto pare particolarmente fastidiosi. Dobbiamo attraversare una torbiera da quello che ho letto, con terreni abbastanza fangosi e scivolosi. Però vediamo più avanti, per adesso non ci facciamo la testa prima di rompercela. Sono molto carico, sta quasi per finire ragazzi, mancano 3 giorni con questo. Devo dire che forse non ho ancora realizzato il fatto che stia per finire. Magari ci penserò dopo questa tappa, che è l'ultima, diciamo, di una certa distanza. Le ultime 2 saranno abbastanza tranquille. Comunque sì, sentimenti contrastanti, però sono molto carico per oggi, anche se il tempo è un po' una merda, quindi speriamo insomma di continuare così. Ci aggiorniamo dopo mentre bestemmierò nel fango. Per farvi capire l'atmosfera di questa mattina, altro che Silent Hill. In confronto Silent Hill è una ridente cittadina. Fa un freddo becco oggi, non si sa per quale motivo. Ieri c'era una giornata splendida, oggi è una giornata di merda. Per adesso asfalto, abbiamo appena imboccato questo Grouse Bay tra, diciamo, le fattorie. Però appunto questa è la nebbia agli Erticolli. Sperando che, essendo ancora presto, sono le 9:30, presto per gli standard norvegesi, il tempo sia ancora un attimo rilassato, magari si apre dopo. Intanto si cammina nella nebbia. E qui c'è anche la casa dei fantasmi. Questa è la classica casa che nei film gli studenti americani affittano per le loro vacanze estive. Confortevole, vero? Ragazzi, so che non si fa, ma era troppo forte la curiosità, sono entrato anche qui dentro. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da offrire questa casa. Questa è la cucina. Non c'è molto, crema Nugatti. E qui c'è un po' di rosaglie varie. Questa stanza è vuota. Lampada. Sono una vecchia stufa. Proviamo su. Nulla di che, vecchi vestiti. Anche qua è vuota ragazzi. Guardate questa però. Una vecchia giacca, guardate. Non so cosa sia questa roba qui, appiccicata. Qua c'è l'ultima stanza. Una sedia. E c'è un frusaglio varie. Non c'è nulla. E siamo ufficialmente a meno 61. Ragazzi, fatti quasi 6 km. Adesso iniziamo una breve salita e tra qualche chilometro entriamo nella famosa torbiera. Finora appunto niente di che, asfalto e Grouse Bay. Ho perso una ventina di minuti forse a entrare nella casa che avete visto. Mi aspettavo un po' di meglio onestamente, da fuori sembrava molto figa, dentro non era granché. Però mi raccomando, sempre abbiate rispetto dei luoghi che visitate nel caso in cui vogliate fare una cosa del genere. Quindi se non si può entrare, se qualsiasi accesso è bloccato, non forzate nulla. Detto questo, mi rimetto in marcia, anzi mi sono rimesso in marcia
Si sale per 3,5 km più o meno e vediamo lungo la strada se oltre al Groesbeek troviamo anche qualcosa di diverso. Chilometro 10, abbiamo sforato il terzo di tappa. Il paesaggio purtroppo non è cambiato molto, siamo sempre su un Groesbeek, stiamo continuando a salire, però ho ribeccato Paolino che è dietro di me. Poi, you wanna say something? No, thank you. Next time. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, he's a little bit shy today. Ho ribeccato Paolino, scusate, ho parlato in inglese, vabbè. Quindi ci facciamo un tratto insieme, anche se di solito insieme rallentiamo come delle bestie perché cazzeggiamo un sacco. Però va bene. La torbiera, da quello che ho capito, sarà alla fine della salita, quindi tra 3-4 km più o meno. Speriamo di non bestemmiare troppo forte. In compenso è uscito un gran bel sole, quindi finalmente ci godiamo anche la giornata. Anche il sole in Norvegia attacca tardi, vuole fare lo statale. Vabbè, bella così. Finalmente un cambio di scenario, un po' di santa foresta che rende le cose un po' più divertenti. Si sta veramente da Dio. Basta asfalto, stavo cadendo. Basta Groesbeek, un bel po' di fangazzo, però ragazzi la foresta quando interrompe i tratti noiosi come questi è sempre la mia preferita, quando diventa eccessivamente presente poi no, come in tutte le cose. Ho fatto un tratto nella foresta, raga, e adesso abbiamo trovato il lago. Oh, che meraviglia, guardate con questo sole che spettacolo. Anche una piccola barchetta. Oggi è veramente una giornata meravigliosa. È iniziata male a livello di tempo, ma adesso è pazzesca. Quasi mezzogiorno. Si è alzato purtroppo un po' di vento, ma per il resto continua a essere una giornata magnifica e siamo quasi a metà tappa, anzi siamo praticamente a metà tappa. Fatto una piccola sostina in riva al lago perché è stato inaspettato e bellissimo, quindi meritava una piccola sosta di relax, godimento e calma. Stiamo continuando a salire, ma salita veramente nulla di preoccupante. La tappa c'ha, ho letto prima, in totale 1600 metri di dislivello, quindi potrebbe sembrare una tappa complicata, ma essendo comunque lunga i dislivelli sono ben distribuiti, quindi finora niente di faticoso, anzi è stato abbastanza piacevole. Siamo sempre su Groesbeek, quindi il paesaggio non cambia nel corso della tappa, almeno fino a questa prima metà, però va bene così. Appunto abbiamo visto il lago, abbiamo visto un po' di foresta, per cui va bene, ci accontentiamo. Finisco la salita che sarà marcata, sarà segnata dalla presenza di un piccolo rifugio e poi da lì in poi si scende nella torbiera e si inizia la seconda parte che è un po' più complessa, però ci piace. Quindi forza così, sono ancora carichissimo. Oggi è veramente una giornata splendida per camminare, mi sono svegliato proprio bene, ho un ottimo umore, quindi potrei fare anche più di questi 28 km, ma ovviamente come sapete voglio anche godermi il viaggio e quindi vamos! Ok ragazzi, ho trovato questo bellissimo rifugio in cui mi fermerò per mangiare. Non è passato molto all'ultima pausa, ma adesso c'è la discesa e poi non ci sarà assolutamente nulla dopo, quindi mangio qualcosa adesso così sono in piene forze per la parte paludosa. Siamo tornati un po' alle Dovre Fjell vibes con ci sono qua c'è qualche alberello in più, però comunque vegetazione molto bassa e il nulla cosmico intorno. Sono ritornate anche le famosissime passerelle che io amo tantissimo
però sono comode in questo caso, quindi le voglio loro bene. Per il resto, per adesso non abbiamo ancora beccato la zona complicata. Tra l'altro il rifugio in cui siamo stati prima, poco fa, ottimo punto di sosta per la pausa pranzo, ci siamo ricaricati, rigenerati e siamo pronti ad affrontare l'ultima parte. Dovrebbero mancare 12 km. Le tanto bistrattate passerelle che in realtà mi stanno salvando la vita. Guardate per quanto vanno avanti, non so se si capisce dal video, ma diciamo che le bestemmie sono ridotte del 95%. Cioè, guardate ragazzi, fino a lì. Hanno avuto una bella pazienza a montarle tutte per permetterci di passare. Che popolo i norvegesi! Che popolo! Ho trovato questa indicazione, Hvilsten, e qui c'è una pietra completamente ricoperta di scarabocchi. Saranno messaggi di creature sovrannaturali? Il Ponte Milvio della Sardegna? Chi può dirlo? No, magari, a parte gli scherzi, potrebbe essere una pietra, diciamo, antica, nel senso che ci scrivevano già quando ci passavano tanti anni fa e poi è rimasta una sorta di tradizione. Non lo so, però carina. Superato il chilometro 19 ragazzi, ho superato anche la parte in teoria della torbiera. Devo dire che me l'aspettavo molto peggio, onestamente me l'aspettavo molto peggio. Per gran parte è facilmente superabile tramite le famose passerelle che vi ho fatto vedere. Il resto, se ce l'ho fatta io con le mie scarpe logore, ce la può fare chiunque, per cui assolutamente nulla di preoccupante. Mancano gli ultimi 9 km ragazzi, 9 km. Si è alzato un po' di vento, anzi c'era già da prima, ma si va a passo spedito, carichi come una molla. Adesso vi mostro il paesaggio davanti a me che è splendido e si continua. E qua ragazzi, mentre vado giù incontro questa roba che penso sia una cabina. Andiamo a vedere. Camp Norway Outdoor Sleeping. E invece no, è un cesso, però con vista ragazzi. Tanta roba i norvegesi, Ed ecco quello che si staglia davanti a me ragazzi, la foresta. Fiumiciattolino. Andiamo, gli ultimi 8. Il cartello ragazzi dice che mancano solo 5 km alla chiesa di Skaun, che poi è fondamentalmente dove ci dovremo fermare, perché andremo a dormire nella struttura arcivescovile, quindi nella vecchia casa parrocchiale. 5 km ragazzi, solo 5 km mancano. Non ci credo neanche io. Dai. Ottimo, devo dire che sto facendo abbastanza presto, sono ancora le 2:30 più o meno. Quindi arriverò forse prima delle 4 e avrò il tempo di sistemarmi con calma, di fare un po' di spesa per stasera, per cui sono stra contento. Ci vediamo quest'ultimo pezzo nella foresta e poi mi sa che l'ultima parte sarà su asfalto. E ragazzi, i mormoni sono arrivati anche in Norvegia. Questa viene infatti chiamata la piscina dei mormoni, perché a quanto pare qui c'era una grande congregazione di mormoni che utilizzava questa porzione del fiume Mora per fare i battesimi. Da qui il nome. Pensate un po' ragazzi. Si intravede la civiltà ragazzi. Si intravede la civiltà. Potrei avercela fatta. Eccoci ragazzi, Skaun. Finalmente. Mai vista fu più bella. Ragazzi, devo ammettere che questi ultimi chilometri li ho sofferti. Alla fine 28 km sono pur sempre 28 km. Più che altro ho fatto la seconda parte come una gazzella impazzita
e quindi questi ultimi 3-4 ho causato un po' la stanchezza. Però per fortuna siamo arrivati. Scaun non credo che sia una metropoli enorme, per cui vado a cercare la chiesa, vado a cercare il posto in cui dovrò alloggiare questa notte, ve lo faccio vedere e direi che per oggi è tutto. E questo è il panorama di Scaun, tutte campagne, fattorie, gente che taglia l'erba e si gode la giornata così com'è. Ed eccola ragazzi, la chiesa di Scaun. Non sono mai stato così felice di vedere una chiesa in vita mia. Siamo ufficialmente arrivati. Eccoci qua ragazzi. Questa è ufficialmente la nostra destinazione. In realtà quello di prima era veramente Scaun, ma ci vuole un altro chilometro e mezzo più o meno prima di arrivare qua. Adesso è veramente finita. Ci vediamo domani.